Le sue generalità, per favore. Sì, mi chiamo Giovanni Tamburino, sono nato a Montebelluna, in provincia di Treviso, il 16 settembre 1943. Dottor Tamburino, lei cosa fa adesso e che cosa ha fatto professionalmente? Beh, adesso sono in pensione da qualche anno, 3 anni. Per mettere a fuoco una vicenda che accade nel luglio-agosto 80, allorché il dottor Tamburino era magistrato di sorveglianza a Padova. Sì, diciamo verso l'inizio del luglio 1980, direi tra il 7 e il 10 luglio 1980, ricevetti dal collega Pietro Calogero la notizia che un detenuto avrebbe voluto parlare con lui, con appunto il magistrato Calogero, oppure in alternativa con il magistrato di sorveglianza. Diciamo, a mio ricordo il collega Calogero disse fallo tu, insomma, probabilmente, ma questa è una indicazione appunto probabilistica. In sostanza mi disse fallo tu, sentilo tu, cosa che io feci. Questo detenuto si chiamava Vettore Presilio e non lo conoscevo, non l'avevo mai sentito nominare e venne, fece sapere attraverso la matricola, insomma, del carcere, voleva che fosse presente il suo difensore, l'avvocato Franco Tosello di Padova. La cosa non era neanche da questo punto di vista minimamente anomala o sorprendente. Ciò avvenne, quindi furono presenti nel mio ufficio nella data che ovviamente ho ricostruito sulla base di certezze documentali dell'epoca, del 10 luglio 1980, credo fosse un pomeriggio o comunque insomma in una certa ora di quel giorno, vennero entrambi e il Vettore disse voglio fare delle dichiarazioni però non verbalizzate. Di fronte a questa scelta io ritenni di accettare insomma ugualmente queste dichiarazioni che il Vettore faceva e diciamo mentre parlava, tra l'altro scribacchiavo in dei foglietti, diciamo in modo anche di non far vedere troppo all'interessato che in sostanza in qualche modo registravo quello che diceva e mi sentii dire queste cose. Perché in occasione della nostra convocazione il dottor Tamburino portò l'agenda del 1980 e portò anche queste annotazioni, questi appunti. Le dichiarazioni di Vettore furono di questo tipo, dunque parlò in modo abbastanza articolato di un attentato che doveva essere fatto al giudice Stiz di Treviso, in modo abbastanza articolato perché disse che esisteva un gruppo insomma, di persone in contatto con lui stesso, con Vettore, che aveva a disposizione delle divise da carabinieri e probabilmente o certamente un'auto, un'alfetta pure con le caratteristiche insomma, dell'arma e che costoro avrebbero fatto un attentato andando o nella casa di abitazione di Stiz, del giudice Stiz, o nel percorso dalla casa al tribunale.
Queste dichiarazioni furono alquanto chiare, insomma, alquanto precise. Disse che lui sapeva questo per essere legato a un gruppo di estremisti di destra con il quale aveva rapporti da tempo. In particolare disse che partecipava a manifestazioni di piazza ed era in sostanza addetto a menare le mani, insomma a fare a botte, a fare a pugni. Aggiunse che però che questo attentato a Stiz, che sarebbe avvenuto presto, che era in fase avanzata di elaborazione, di preparazione, sarebbe avvenuto presto, se ricordo bene, entro settembre, sarebbe stato preceduto da un altro fatto, disse Vettore, di enorme gravità. Tant'è che usò questa espressione. Scusi, sarebbe stato preceduto o seguito? Preceduto. Sarebbe stato preceduto da un fatto di enorme gravità. Questo sarebbe stato il primo anello, disse così, o il primo passaggio, il primo anello rispetto al secondo fatto, che sarebbe stato appunto l'aggressione, l'attentato a Stiz. Rispetto a questo primo anello, questo fatto di enorme gravità, ricordo questa espressione del Vettore, che ovviamente, poi faccio un piccolo excursus su di lui. Usò questa espressione che mi colpì: ne parleranno i giornali, tutti i giornali ne parleranno. Però tenne molto a accreditarsi dicendo di avere avuto rapporti frequenti in passato con i carabinieri, e rapporti chiaramente di confidente, insomma, e fece alcuni nomi, insistendo particolarmente su uno di questi nomi, che era di un brigadiere o maresciallo, adesso non ricordo, Sibilia o Scibilia, per nome che io non avevo mai sentito da fare da nessuno, ma appunto registrai, mi appuntai. Di spiegare alla Corte che cosa è successo nei giorni successivi e che sviluppi hanno avuto queste informazioni. È molto difficile valutare la credibilità di una persona, soprattutto di un detenuto che aveva chiaramente un certo interesse all'approccio con il magistrato, perché aveva questo processo in corso, insomma si capiva che aveva un certo interesse, però le dichiarazioni mi erano sembrate comunque precise e tali da richiedere assolutamente un intervento, in particolare
quella relativa a Stiz mi condusse immediatamente dopo, un giorno o 2 giorni dopo, a sentire il comandante del gruppo dei Carabinieri di Padova per informarlo di questa notizia relativa al rischio, insomma alla preparazione anzi di un attentato. Come si chiamava questo comandante? Si chiamava Azzolin, e da Azzolin mi venne suggerito che sarebbe stato opportuno, in relazione all'altra parte del discorso fatto da Vettore, informarne i servizi, cosa che mi sembrò piuttosto, per la verità, logica, perché detta così quella informazione non avrebbe consentito, insomma, alla polizia giudiziaria molte indagini. Ritenevo che potesse essere appunto logico, invece, che un servizio con mezzi anche diversi potesse approfondirla e svilupparla. Mi venne fatto il nome di un capitano o colonnello, adesso non ricordo, Spella, che io non conoscevo e allora non conosco tuttora nulla dei servizi di Padova. E diciamo, con questo Spella ebbi poi, nei giorni immediatamente successivi, un incontro. Gli riferì il contenuto di quello che aveva detto, soprattutto la seconda parte che aveva detto Vettore, appunto dicendo che più di così io non sapevo. Ci furono ancora 2 o 3 incontri con Spella, può darsi che uno sia stato telefonico, però dubito che sia stato telefonico. Probabilmente sono stati incontri diretti nei giorni immediatamente successivi. Ho anche di questo presi appunti. Spella era il capocentro SISDE di Padova, proveniva dall'Arma dei Carabinieri, produrremo tutto il curriculum, e Azzolin invece era il comandante del gruppo dei Carabinieri, quindi Azzolin era operativo in un organismo che faceva anche attività di polizia giudiziaria. Spella, come capocentro del SISDE di Padova, faceva un'attività informativa e di prevenzione, ovviamente. Poi il 22 luglio, ore 12 circa, vedo Spella propone puntini. Cosa significa? Diciamo, questi puntini di sospensione probabilmente stanno a indicare che forse aveva fatto una proposta di favorire sul piano giudiziario Vettore, cosa che è ovviamente impossibile, ecco, quindi cosa che cade. Il Vettore l'aveva chiesto lui stesso nel primo colloquio. Scusate, il 2 agosto non mi trovavo a Padova. No, lasci aperto che... Quindi il 2 agosto non mi trovavo a Padova, nel pomeriggio ho ricevuto la telefonata di un'amica che mi dice: hai sentito cosa è successo a Bologna? Poi c'è la domenica e diciamo, non so se immediatamente dopo, ma certamente al più tardi, insomma lunedì, connetto mentalmente le dichiarazioni di Vettore con quello che è accaduto, e
credo di prendere contatto telefonico immediato, insomma probabilmente lunedì stesso, con i colleghi di Bologna. Credo di ricordare che erano in procura Rossi e Dardani forse, e quindi riferisco di questa vicenda che era accaduta appunto 20 giorni prima a Padova, a opera di questo detenuto. Mi dicono di fare una relazione, cosa che appunto faccio, scrivendo il 6 agosto questa nota sintetica. Credo che il 6 agosto stesso, nel pomeriggio, i magistrati di Bologna siano venuti a Padova per sentire il vettore. Ecco, ma su questo probabilmente ci sono gli atti, io li ho incontrati, ho detto, penso di aver detto anche certamente di avere interessato il servizio in relazione alla parte, diciamo, che richiedeva delle indagini particolari, insomma delle indagini riservate. Ho avuto, anche se escludo di essere stato presente come era giusto che non fossi, appunto all'esame del vettore, però ho saputo che in sostanza aveva confermato tutto quello che aveva detto a me, insomma. E dopo quello che è accaduto, Spella si presenta, sì, perché non credo di averlo chiamato, non potendolo fare, non avendo nessun recapito, quindi Spella si presenta sul Fatto di Bologna e dice queste cose che mi sembrarono allora abbastanza singolari. Sfruttare quel soggetto per indagini in corso, abbiamo sempre collaborato. Adesso ho conosciuto quel soggetto perché appunto sembrava che invece fosse già ben noto, se vuole con me, altrimenti mi metto da parte. Questo è Spella che... Spella, il capocentro SIST di Padova. Ma quell'abbiamo sempre collaborato, cosa vuol dire, cioè, nei suoi appunti? Quel sempre collaborato? Diciamo, l'interpretazione è che viene a dire, diciamo, abbiamo dato una collaborazione sempre, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Questo è il modo, il senso mi sembra questo. Sì, lei nel corso dell'istruttoria, dottor Tamburino, ha riferito: l'affermazione "abbiamo sempre collaborato" mi lasciò perplesso, sì, anche perché fu pronunciata dopo la strage e non prima che avvenisse. Sì, io appunto qui vedo un SIC che perché abbiamo sempre collaborato e mi lasciò diciamo dire perplesso e poco, in qualche modo quasi mi sconcertò. Dico, ma come, se avete avuto, lei ha avuto queste informazioni prima, insomma, e adesso viene a dire che abbiamo sempre collaborato, insomma mi sembrò una contraddizione rispetto a ciò che era accaduto, posto che appunto io ritenevo che ci fosse un legame tra quello che aveva detto Vettore e l'enorme fatto che poi si era realizzato qui a Bologna.
Già il 6 agosto 1980 io avevo saputo che Vettore aveva confermato tutto in sostanza e che il suo avvocato era presente, aveva pure confermato, eccetera. La cosa per me era finita, era conclusa, perché i magistrati di Bologna, con i quali appunto avevo parlato, mi avevano detto: guarda, ha confermato tutto, quello che ha detto a te l'ha confermato, quindi per me la cosa in qualche modo era chiusa. Buongiorno, sono Andrea Cecchieri dell'Avvocatura dello Stato, parte civile, Presidenza del Consiglio. Dottor Tamburino, volevo chiederle una cosa. Nelle sue funzioni di giudice di sorveglianza, è in grado di dirci se dopo il colloquio che c'è stato con Vettore ha appreso che Vettore è stato accoltellato in carcere? Sì. Può ricordare qualcosa a proposito di questa informazione che lei... Sì, la ringrazio della domanda, perché effettivamente avevo anche omesso questa parte. In effetti il magistrato di sorveglianza, però non solo il magistrato di sorveglianza, sa quanto sono pericolose le dichiarazioni rese in carcere da un detenuto e che cosa rischia un detenuto, e anche per questo avevo tentato in tutti i modi di mantenere quanto più possibile riservate le dichiarazioni di Vettore, di farle pervenire soltanto a coloro per i quali era importante che sapessero che conoscessero queste dichiarazioni. In effetti il Vettore non subì nessuna conseguenza, almeno fino a tutto agosto, se ricordo bene, però da un certo punto seppi dal carcere che aveva subito un'aggressione molto, molto seria, molto, molto grave, tant'è che credo abbia pure rischiato la vita. Più o meno quando? Adesso io posso andare solo a memoria, ma certamente negli atti c'è la documentazione, ma credo comunque dopo agosto. Dopo agosto. Risulta anche dalla sentenza estesa dal giudice Albiani, quindi sì, è agli atti. Un'ultima domanda, dottore. Chiaramente Presidente, chiaramente era una punizione. Ecco, questo è importante, cioè sì, era un obiettivo, attentavano alla vita, lo volevano uccidere? Diciamo, non fu la scazzottata che, come dire, in carcere, fu una cosa molto più pesante. Ecco, io ricordo che venni avvertito e la mia convinzione fu: lo vogliono uccidere, lo vogliono far tacere.